Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi parliamo di case piccole. Arredarle è davvero una sfida, ma si può fare con un poco di astuzia e di attenzione. Ci sono almeno 5 errori molto comuni che vengono fatti nell'arredare una casa piccola e ne vorrei parlare in questo video, dandoti alcuni suggerimenti e trucchi per evitarli o sistemarli. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere maggiori informazioni su questo tema. Entriamo subito nel vivo dell'argomento: case piccoli e 5 errori comuni da evitare. Pronta? Allora, partiamo. Il primo errore: mobili scuri e pesanti. È uno degli errori più comuni, quello di usare mobili pesanti e scuri. Mobili dalle strutture importanti, pieni e scuri, visivamente rimpiccioliscono gli ambienti, soffocandoli anche un po'. Quindi è meglio evitarli, usando invece mobili con profili leggeri, come sedie e tavolini con gambe sottili. Cerca di prendere elementi d'arredo in cui sia possibile vedere attraverso la struttura. Questo è un trucchetto per ingannare la mente. Se riesci a vedere lo spazio che c'è oltre un mobile o un complemento d'arredo, ti sembrerà che lo spazio sia più grande. Arredi meno pesanti, inoltre, faranno percepire l'ambiente più arioso, elegante e quindi anche più piacevole. Perciò no a mobili voluminosi, e pesanti e scuri, sì a mobili dalle strutture leggere, aperti e chiari. Due. Tappeti piccoli. Un altro errore molto frequente è quello di prendere un tappeto piccolo. Questo in realtà non andrebbe mai bene, nemmeno in una casa grande, ma diventa davvero dannoso addirittura in una casa piccola. Un tappeto piccolo darà la sensazione di un ambiente più piccolo perché crea dei confini. Questo farà sì che la mente verrà in qualche modo attratta da quei confini, staccando la parte del tappeto da tutto il resto. Il tappeto dovrebbe essere grande e racchiudere, contenere gli elementi d'arredo o almeno essere sotto le gambe frontali di questi arredi. Questo farà vedere meno bordi del tappeto e di conseguenza meno confini. Quindi no a tappeti piccoli, piuttosto meglio non averli, sì a tappeti grandi che vanno sotto il mobilio. Tre. Pavimenti diversi e contrastanti. È un classico errore anche quello di avere pavimenti diversi con colori in forte contrasto. Il contrasto è un elemento fondamentale in interior design, ma va saputo usare. Pavimenti diversi e contrastanti sono ottimi quando si deve dividere otticamente un ambiente grande che contiene due funzionalità, come un open space con cucina e living, per esempio. Ma in un ambiente piccolo vale un po' il principio che abbiamo visto appena adesso con il tappeto. Pavimenti diversi con colori diversi e contrastanti creano confini e rimpiccioliscono otticamente gli spazi. Quando lo spazio è poco, l'uniformità è fondamentale. Quindi se vuoi mettere due pavimenti diversi, prendili della stessa tonalità.
Il passaggio da un pavimento all'altro sarà delicato e questo farà percepire le varie zone come un ambiente unico e quindi più grande. Per questo motivo sarebbe opportuno, dove ci sono i tappeti, che oltre ad essere grandi abbiano anche le stesse tonalità del pavimento. Noterai le diverse texture, ma non vedrai barriere che dividono nettamente l'ambiente in spazi diversi. Perciò no a grandi contrasti sui pavimenti, sì a uniformità, molto bene cambiare texture, ma mantenere il più possibile le stesse tonalità. Quattro. Non progettare lo spazio. Il non progettare gli spazi quando si arreda è un errore molto frequente, ma diventa particolarmente visibile quando lo spazio è poco. In ambienti piccoli è davvero essenziale riuscire a sfruttare al meglio gli spazi a seconda del proprio modo di essere. Quindi ogni volta che vorresti comprare qualcosa, chiediti come usi quello spazio, chi vive quello spazio e quali sono le reali esigenze. Questo serve per riuscire a comprare solo il necessario, per rendere gli spazi funzionali ed efficienti. Ti faccio un esempio. Se in una casa piccola vivete in due, è inutile prendere un divano a 3 posti o addirittura angolare. Basterà un divano 2 posti, comodo, e magari poi qualche seduta che però puoi usare vicino al tavolo se hai degli ospiti. Naturalmente dovrai fare attenzione che tutti gli elementi si parlino in maniera armoniosa per ambienti davvero sorprendenti. Elementi multifunzionali sono indispensabili per arredare una casa piccola. Una seduta, come nell'esempio precedente, che possa servire da relax vicino al divano, ma anche all'occasione che funga da sedia da accostare al tavolo. Un coffee table che diventa un tavolo, un puff che funga da tavolino o da elemento contenitore. Questi permettono di avere bisogno di meno cose e quindi avere più spazio libero. Perciò no ad arredi presi solo perché piacciono, sia a progettare gli ambienti secondo le proprie esigenze. Ancora un altro errore, usare solo i pavimenti. Un altro errore appunto molto frequente è quello di usare solo i pavimenti, ma lo spazio è tridimensionale e in ambienti piccoli dobbiamo sfruttare davvero ogni superficie disponibile. Quindi muri, ma anche soffitto dove possibile. Pensa in verticale, magari con mensole o mobili da appendere ai muri come spazio per riporre. In cucina potresti pensare di attaccare un tavolo reclinabile a parte anziché un classico tavolino. Usa lampade a muro anziché lampade a terra, riuscirai ad illuminare correttamente ma lasci libero il passaggio. Ovviamente lampade a soffitto, ma perché no? Potresti appenderci anche una seduta o, se l'altezza lo consentisse, ribassare il soffitto per avere un altro spazio per riporre. Anche le piante, invece di metterle a terra, puoi pensare di appenderle. Pensare in verticale ti permetterà di avere in casa tutto ciò che ti piace, sempre però studiato come abbiamo detto prima, senza soffocare il pavimento e permettendo una migliore fruizione degli spazi. Avrai così una casa funzionale per il tuo modo di viverla, ma anche bella e soprattutto confortevole. Quindi no a tutto appoggiato per terra, sì a fare spazio alla fantasia, sfruttando al meglio ogni superficie a disposizione. Spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi non esitare a scriverlo nei commenti. Se poi il video ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like e se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e attiva la campanella così non perderai i prossimi video. A presto!